Posso usare ChatGPT per fare market research? Non la utilizzerei mai per un cliente pagante, ma se devo fare un esercizio di stile, se devo fare un esercizio universitario, se devo studiare per qualche cosa o anche solo prendere delle idee, caspita, oggi vi faccio vedere come tirare fuori dei dati impressionanti da ChatGPT. Io sono Matteo Flora, sono un imprenditore seriale, arrivo dalla sicurezza informatica, ma vengo in pace, insegno all'università e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Ancora una volta, ChatGPT, il sistema di OpenAI dedicato a trasformatori di dati, quindi grande mole di dati memorizzati. Quello che cerca di fare è statisticamente completare le domande che noi gli facciamo. In alcuni casi tira fuori cose che hanno quasi la forma del magico. Iniziamo dall'inizio. Ho chiesto a ChatGPT una cosa abbastanza lineare. Gli ho detto: fammi un elenco dei 10 principali brand di dolci francesi. Per ciascuna di queste elencami, immaginiamo di dover fare, avete ragione, prima forse è meglio fare l'introduzione, devo fare una ricerca di mercato, devo capire come posizionarmi, prima di partire con un prodotto in un mercato devo vedere cosa c'è in giro e come lavorano. Tante volte, se ad esempio devo fare un piano poi social media, devo capire gli altri come si muovono, lo chiediamo a ChatGPT. Fammi un elenco dei 10 principali di brand di dolci francesi, per ciascuna di questi elencami profilo Facebook, YouTube, Twitter e profilo TikTok. La risposta è molto carina. Parte dicendo: non ho un elenco preciso e aggiornato, poi vediamo l'elenco preciso e aggiornato dei 10 principali brand, ma posso darti informazioni su alcuni famosi brand francesi di dolci, e qua me ne mette una serie di mio interesse con tutti i vari. Mi dice anche in fondo correttamente, nota che questi brand potrebbero non essere i 10 principali brand di dolci, i loro profili social media potrebbero essere cambiati, ma già così ho la possibilità di andare a capire e comprendere chi sono principalmente i grandi player dello scenario. Già questa cosa normalmente in un mercato magari che non conosco mi salva le ore, e non è una battuta, le ore davvero di lavoro. Andiamo a chiedere qualcosa in più, perché non ne sappiamo davvero niente. Possiamo ad esempio chiedergli: per ciascuno di questi riesci a scrivermi 3 prodotti principali? E per ciascuno di questi mi dice che i brand di dolci francesi menzionati potrebbero essere conosciuti con i seguenti prodotti: Laudré, macaron, pasticcini, tavolette di cioccolato; Le Notre, pasticcini, torte gelato; Cluisel, credo, cioccolato, praline, Maison du Chocolat, tavolette di cioccolato, praline, eccetera eccetera eccetera. Bello, molto bello, ma io ho bisogno di mettere queste cose in un Excel per lavorarci, o di darlo a un altro membro del mio gruppo per poterci lavorare. Ovvio, posso prenderli a mano e incollarli, però perché farlo a mano quando posso chiedere direttamente: perfetto, mi ridai tutti i dati in forma tabellare? Ecco i dati richiesti in forma tabellare. 1, 2, 3, 4 e via. Notare che i profili potrebbero andare, me ne dà solo 5. Educatamente gli chiedo: aggiungi altri 5 brand per favore. Tra parentesi, il per favore è una cosa che io lo dico anche normalmente a Google. Lasciate perdere, quando arriverà l'apocalisse dei droidi, spero che mi trattino bene. No, è abitudine già dall'inizio. Detto quello, aggiungi altri 5 brand per favore. E eccolo qua, ecco altri 5 brand francesi che potrebbero essere di tuo interesse, i loro profili social media, eccetera. Che cosa facciamo di questa cosa? Ad esempio possiamo metterli in un Google Doc, copiando e incollando, e avendo già davanti, eccoci qui, tutta la varia parti di cose che mi interessano, magari cambiando poi, e qui vedete già il prossimo passo, cambiando lo stato, già, perché magari lo devo fare in più stati europei o in tutta una serie di stati in lingua francofona o in lingua tedesca, non importa. Proviamo a vedere cosa succede. Grazie mille, puoi fare la stessa cosa per cortesia con brand tedeschi di dolci? Ed eccolo qui, ecco alcuni brand famosi, 1, 2, 3, 4, me ne dà un tot, anche in questo caso ne puoi aggiungere altri 5, certo, ecco altri 5 profili, 1, 2, 3, 4, 5, attenzione,
Mi accorgo dopo che Ferrero si è troncato a metà. Porca miseria, e come faccio? Beh, glielo chiedo, gli dico: grazie mille, mi daresti di nuovo i dati di Ferrero? Mi spiace, nell'ultimo dato non ho trasmesso tutte le informazioni per Ferrero, eccole qui. Oh! E già iniziate a capire quale sia incredibilmente la potenza di tutto questo. In pochi secondi ho preso tutta una serie di dati. Sono corretti? Ne parliamo alla fine. Sono corretti e sono quelli che userei, ne parliamo alla fine. Certo, per alcuni paesi questa cosa è un po' più semplice. Perché? Perché magari fino al tedesco, cioè fino ai paesi europei è qualcosa mastico. Cosa succede se vado in un paese di cui non solo non conosco i prodotti, ma non conosco magari nemmeno la cultura e che cosa cercare? Perché in Francia, fino ad arrivare ai macarons, ci arrivo, il cioccolato in Germania, ci arrivo. Altre cose più particolari? Oh, proviamo a fare la stessa cosa. Dammi la stessa tabella per i brand di dolci in Corea del Sud. E qui ti dice, ok, non ho un elenco preciso, ma ecco una serie di cose. Mi accorgo però, come vi dicevo, che la mia conoscenza della Corea del Sud è abbastanza limitata. Facciamo così, chiediamogli i principali brand della Corea e i principali prodotti. E anche qui, se noi chiediamo grazie mille, potresti fornirmi una tabella dei principali brand di dolci della Corea del Sud con relativi prodotti principali? Sì, posso fornirti una tabella dei principali brand di dolci della Corea del Sud e i loro prodotti. Lotte sono Choco Pies, Pepero Waffle, Hai Tai, Honey Butter Chip, Hai Tai Gummy. Orca miseria, mi manca ancora un po' di più. Mi ha risposto, le informazioni le ho tutte e funzionano anche abbastanza bene. Peccato che non sappia di che cosa sta parlando. Ma ancora una volta, perché fermarmi al fatto che non conosco qualcosa quando posso chiederglielo? Grazie mille, non conosco molto bene il mercato dolciario coreano. Potresti per cortesia, come fossi un esperto di settore, scrivere un breve report per raccontarmi le particolarità del settore, i principali prodotti più venduti e le peculiarità dell'industria coreana dei dolci? E qui da il suo forte. Certamente l'industria dolciaria coreana è caratterizzata da una grande varietà di prodotti, alcuni dei quali sono stati tradizionalmente consumati per secoli e altri che sono stati recentemente sviluppati per i gusti moderni. I principali prodotti dolciari tradizionali includono Pat Bingsu, un dolce a base di ghiaccio raffreddato e latte condensato. Ghiaccio raffreddato è fantastico, con topping come fagioli rossi, frutta secca e cereali croccanti. Yakgwa, un dolce fatto di farina, miele e spezie che spesso viene servito durante le cerimonie tradizionali. Hueyeon, un dolce a base di farina di grano e fiori, spesso serviti durante la primavera per celebrare la stagione. Ci sono anche molti dolci moderni che sono diventati molto popolari in Corea negli ultimi anni. Shoa crema, piccoli binieri pieni di crema, croissant, ovviamente waffle. L'industria dolciaria è in continua evoluzione, qui mi dà anche dei dettagli carini perché mi inquadrano meglio tutto il settore, del tipo: l'industria dolciaria è in continua evoluzione e crescita, con molti nuovi produttori che si stanno affacciando. Ci sono anche molte catene di negozi di dolci e caffetterie che stanno guadagnando popolarità, offrendo una vasta gamma di dolci tradizionali e moderni. In generale, il mercato coreano e la cultura dolciaria si basa molto sull'estetica e l'innovazione. Spesso si trovano dolci dalle forme e dalle decorazioni particolari perché l'aspetto del dolce è importante, tanto quanto il gusto. Arriviamo alle note dolenti. Mi ci devo fidare? La risposta è ni. Perché ni? Se devo fare questa cosa per un esercizio universitario, per una prova mia, per cultura personale, per andare anche solo a vedere, perfetto, più che perfetto, perché posso andare a vedere sia i profili social media che mi dà, sia le informazioni delle società, se effettivamente sono corrette. Non lo farei mai per un cliente pagante. Perché? Perché non sono dati corretti da un punto di vista di volumi di vendita e volumi di mercato, nemmeno anche dati di società di quel tipo. Abbiamo visto con la Germania, dove c'è Ferrero ha una quota di mercato, non è una società ovviamente tedesca. Per come lo farei in quel caso? Beh, io
io lo faccio per lavoro, quindi io userei Global Web Index, GWI, che è il più grande consumer panel al mondo, e questi dati li ha all'interno pronti, tabellari e aggiornati di trimestre in trimestre. Posso anche andare a vedere cosa è cambiato da un trimestre all'altro, posso vedere quali sono i brand che piacciono di più a ragazzi, a teenager, a Gen X, a baby boomer. Vabbè, tecnicamente posso andare a vedere, dammi l'elenco dei più popolari brand francesi in Italia nella generazione X, donne che hanno 2 figli. Poi magari i dati sono pochi, però non è tanto quello. Se posso permettermi alcuni errori grossolani, se posso permettermi tutta una serie di almeno spunti per iniziare a cercare, è impressionante. E davvero, per adesso magari i dati sono ancora un po' così, sono abbastanza convinto che in GPT-4 questa cosa cambierà in maniera significativa e secondo me ne vedremo davvero davvero delle belle. Comunque, provate, giocateci. Se vi interessa questa cosa, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che c'è una lunga introduzione a ChatGPT già pronta sul canale, l'ho trovata un paio di video fa. C'è una newsletter a cui potete iscrivervi, se volete ve la lascio in descrizione senza grossi problemi. C'è un gruppo. Tutto qui. Grazie mille di essere stati con me anche oggi e spero di vedervi presto con un altro video in cui dettagliamo questa cosa. E sono veramente veramente impressionato, devo dire la verità. Tante delle cose che ne derivano dagli esperimenti con ChatGPT mi lasciano abbastanza impressionato, ed è una cosa buona, mettiamola così. Sono abbastanza contento di quello che sto vedendo e riesco a studiare. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Iscrivetevi eventualmente alla newsletter ed estate parati.